Allora, oggi ci facciamo una passeggiatina tranquilla. Siamo a Bocciu, sopra Carenno, e c'è questo sentiero che porta al laghetto del Pertus e vediamo come va. Sentiero meraviglioso. Questo lo faccio sempre di corsa, di solito partendo da Carenno, e ovviamente te lo godi molto meno quando lo fai correndo. Ma è bellissimo. Peccato che si sta un po' rannuvolando il tempo, c'era un bel sole fino a pochissimo tempo fa, adesso c'è un po' di nuvolette. Le previsioni lo dicevano, che ora di sera sarebbe arrivata anche un po' di acqua, però vabbè, intanto noi la passeggiata ce la facciamo lo stesso. Bellissimo, questo è un percorso che si fa anche in bici, c'è una strada carrozzabile che passa qua sotto e poi si incrocia sempre con questa, diciamo, che è un po' più diretta e si fa a piedi. È veramente bello, qua è una zona bellissima. Qua sotto questa è la strada che dicevo prima, che si incrocia in continuazione, e noi invece facciamo il sentiero che è un pochettino più diretto e poi è sicuramente più bello, si incrociano anche meno magari ciclisti o anche qualche macchina, perché c'è qualcuno che ha le baite qua sopra che ovviamente ha il permesso di passare con le auto anche. Comincia ad esserci anche un pochettino di neve, bello. Sono portato anche i ramponcini perché non si sa mai, non serviranno sicuramente, però visto che mi è capitato già qualche volta, soprattutto in Val Camonica, di arrivare in alcuni punti magari anche un po' esposti, dove trovi dei lastroni di ghiaccio, proprio il ghiaccio vivo, quello vetrato, e insomma, e magari non riesci neanche a evitare quel pezzo, magari sono solo 10 metri, 20 metri, perché passa un fiume magari e quindi gela, un fiume, un torrentello, insomma un rigagnolo. Però se non si riesce a passare né sotto né sopra, non ci sono tante alternative, o si passa lì in mezzo rischiando di scivolare, ma come detto, se sotto insomma c'è un po', diciamo, di dirupo, è un po' scosceso, non è bellissimo, oppure bisogna girare i tacchi e tornare indietro. Invece si hanno almeno i ramponcini, in un attimo si mettono e stanno sempre molto attenti, si può comunque attraversare quel pezzo. Non è il caso sicuramente di oggi, perché oggi il percorso lo conosco molto bene e non dovrei trovare nessun tipo di situazione di quel genere. Però visto che la prudenza non è mai troppa e non pesano niente i ramponcini nello zaino, me li sono portati lo stesso. Tanto ragazzi, guardate che meraviglia. Poi io sono un amante delle zone quelle poco popolate, diciamo così, e questa il sabato e la domenica di solito è abbastanza frequentata, ma con la scusa che è il ponte
nell'Immacolata probabilmente tanta gente è andata via o a sciare o altrove, e poi anche tardi, sono le 11 passate, quindi chi doveva salire è già salito, probabilmente anche già sceso, però bellissimo. Ecco ancora un incrocio, qua addirittura c'è un pezzo cementato. Dai, andiamo a fare una piccola ripresa qua perché ne vale la pena. Allora, lì dove ci sono quelle case lì, spero di indicare bene, quella è la Forcella Alta, è dove andiamo noi. Il laghetto del Pertuso rimane dietro qua. Quello lì è il Monte Tesoro, si intravede forse anche la croce proprio qua davanti, non so se sto indicando il punto giusto, magari farò uno zoom. E lì invece quello lì è il Colle di Sogno, che è un altro paesino, borgo, piccolo borgo meraviglioso, dove si arriva con la bici, la strada che va, la strada asfaltata che va a Valcava. A un certo punto c'è la deviazione per Colle di Sogno, e se la si fa con la mountain bike si riesce poi anche a tagliare, diciamo, si fa tutto il pezzo Colle di Sogno, poi si viene verso di qua, si passa da, mi sembra un paese, un borgo di 2 case che si chiama Cadassa, e si riesce ad arrivare fino a qua. C'è un paio di punti in cui bisogna fare portage, però insomma si riesce abbastanza, e poi si sbuca ancora qua a Boccio dove siamo partiti noi. Bello questo sentiero, davvero bello. Stiamo salendo sempre di più, siamo quasi alla chiesina della Forcella Bassa, tra poco arriviamo, e dubito che sia aperta. Se fosse aperta però magari un giretto dentro lo facciamo, è piccolissima, ci mettiamo 10 secondi, però è carina. Una volta sono anche venuto con gli sci qua, in realtà ho preso una variante, ho fatto la strada, quella di cui parlavo prima, carrozzabile, a piedi perché non c'era abbastanza neve. Poi sono arrivato appena sopra, insomma, al primo incrocio con il sentiero, da lì si riusciva a mettere gli sci, quindi ho messo gli sci a piedi, sono salito, ma non sono salito da questa parte, sono salito dall'altra, perché c'era un pratone bellissimo, tutto innevato, che volevo sciare, quindi sono andato lì, ho fatto su e giù un po' di volte, 4-5 volte, adesso non ricordo. È stato bellissimo perché ovviamente neve è scesa la sera prima, quindi super polverosa, vergine, perché ovviamente l'unico matto che si sarebbe mai azzardato a fare quella cosa ero io. E dopo sono salito fin su al laghetto e ho sciato anche il pratone, che adesso vediamo, che resta sopra la chiesina, e è stato bellissimo, veramente spettacolare. È stata una dei miei sogni sciare dietro casa, anche se qua proprio dietro casa non è, però insomma bello. E prima o poi, se il tempo ce lo permetterà, mi piacerebbe veramente partire da casa con gli sci, o insomma appena
dietro casa con gli sci e fare un bel giro nelle nostre montagne, che è una cosa che oggi sembra veramente irrealizzabile perché nevica sempre meno e quindi manca la materia prima. Ma quando ero ragazzino, insomma, senza citare la nevicata epica dell'85, mi pare che fosse, aveva fatto metri e metri di neve, comunque nevicava sempre. Insomma, d'inverno noi da ragazzini eravamo abituati a giocare sulla neve anche, insomma, in città o appena fuori dalla città, per cui insomma incrociamo le dita e speriamo che torni un po' di neve. Intanto siamo quasi arrivati alla chiesa che è qua sopra. Un po' di neve c'è in questi pratoni, dovrebbe nevicarci sopra. Ecco, vedete che ci sono anche tracce di bici. Questa è una discesa che con le bici da downhill o da enduro, insomma, si fa, cioè qui si fa tranquillamente anche con una bici da cross country. Dopo, insomma, diventa un po' più impegnativa con una front. Dicevo che se questa resta un po' come fondo e ci nevica sopra, ci si può azzardare a venire a fare una sciata, altrimenti bisogna prendere proprio gli sci quelli da discarica, perché si distruggono, non essendoci fondo si rischia di toccare sotto ovunque. È vero che questi sono prati, quindi in teoria c'è sotto solo erba, però insomma è sempre un bel rischio. Soprattutto ci si diverte anche poco perché c'è 2 cm 3 di neve, quindi non è che ci si diverte tanto. Bene, siamo quasi arrivati alla chiesina. Speriamo che il tempo regga e non ho voglia di prendere acqua e o neve anche oggi. Eccola la chiesa. Qui tra l'altro qualche anno fa ero venuto a sentire un concerto di un cantante lirico, tenore forse, adesso non ricordo, che organizza sempre è famoso, insomma molto bravo, e organizza sempre dei concerti in location particolari, qui alla Forcella, a Erve, a Nesolio, quindi tutte location spettacolari. Se non sapete dove è Nesolio, andate a vedere il video che ho fatto, che è un borgo spettacolare sopra Erve, dove vale veramente la pena di fare un giro. Eccola qua, la chiesa. Ecco qua. Proprio piccola piccola come chiesina. E la vista, quello lì è Colle di Sogno di cui parlavo prima. Quella dovrebbe essere, vediamo se sto indicando giusto, quella lì dovrebbe essere Cadassa, quella giù lì sopra Cornola, qua sotto c'è Careno che non si vede, e di sotto è tutta la valle dell'Adda che si intravede appena appena dietro le nuvole. E guardate che meraviglia, spero che si veda con la GoPro, si vede tutto l'arco alpino lì, che spettacolo, fino giù là. E giù là c'è una super montagna che sbuca rispetto alle altre, non saprei dire che montagna sia. Bello, bellissimo, un mare di nuvole qua sotto, bello bello.
spettacolo, la montagna regala sempre emozioni meravigliose. Saliamo ancora un pezzettino, vediamo se riusciamo ad arrivare. Ecco, questi sono i pratoni di cui parlavo prima, qui dietro dove ho sciato. Vediamo se riusciamo ad arrivare sulla Forcella Alta e poi scendiamo a pranzo. Non è così freddo evidentemente se non si è ancora congelata l'acqua. Ecco che saliamo, il panorama è sempre più bello. Wow. Ok, siamo praticamente arrivati, c'è l'ultimo pezzetto che è questo, l'ultimo strappettino. Che meraviglia, che meraviglia, meraviglioso, meraviglioso davvero. Qua comincia ad esserci un po' di neve. Se tiene questa temperatura e ci nevica sopra un po', mi sa che una sciatina ce la facciamo a farla qua. Forse stanotte danno un pochino di neve, però poca roba. Vediamo. E qua comincia a essere anche un po' scivoloso. A scendere mi sa che mi diverto. Mi toccherà correre per forza. Bello. Bellissimo. Adesso vediamo anche in che condizioni è il laghetto, se è gelato oppure no. Eccoci agli ultimi pezzettini prima di arrivare in cima. Ecco qua. Vediamo il laghetto com'è. Wow. Wow. Laghetto ghiacciato e coperto di neve. E guardate che panorama. Meraviglia. Wow. Wow, wow, wow. Però adesso mi devo coprire, se no muoio di freddo. Spettacolo. Che spettacolo. Eccomi. Mi sono coperto per bene perché sono sudato e non ho voglia di ammalarmi un'altra volta. Ed ecco qua, ragazzi, questo è lo spettacolo. Quella lì non ci vedo un cavolo, ma spero di indicare giusto la Grignetta. Quello lì dietro il Grignone. Questo è il Monte Ocone. Dietro ci sono tutte le prealpi Orobie. E guardate che meraviglia. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Spettacolare. Qua è dove ero venuto a fare il test con la tenda, la Naturahike Vic 1. Qua sopra l'avevo fatto d'inverno. Anche quello, andatevi a vedere il video se non l'avete ancora visto. Spettacolo, ecco qua, meraviglioso. Adesso salgo appena qua sopra e poi schizzo giù a mangiare. Che meraviglia. Meraviglia.
si vede anche tutto il mare di nuvole lì. Spettacolo, spettacolo. No, sto scendendo subitissimo e il più velocemente possibile perché fa veramente freddissimo, pur essendo coperto fa abbastanza freddino. Adesso qua è il pezzo più divertente, ovviamente. Allora, devo dire una cosa fondamentale. Ho imparato a correre tutti gli anni che ho corso nella neve col freddo. Ho imparato un trucco per non avere i piedi freddi, anche se non si hanno le scarpe in Gore-Tex, cosa che io tra l'altro odio e non ho mai usato. Qual è il trucco? Semplicissimo: le calze in lana merinos. Allora, le calze in lana merinos sono veramente una cosa incredibile, perché anche coi piedi umidi e anche bagnati mantengono il calore, quindi sono assolutamente super consigliate. Io adesso ho i piedi caldissimi, pur avendo, come vedete, i piedi tutti pieni di neve. Quindi il trucchetto della lana merinos in generale, quando facevo le gare di sci alpinismo in realtà mettevo, e ce le ho ancora ovviamente, anche le magliette a manica lunga sempre solo lana merinos, e quelle sono veramente il top, anche in gare notturne dove il freddo insomma si faceva sentire, come la Sella Ronda e la Mountain Attack. Non ho mai avuto problemi di freddo, mai. Quindi quello sicuramente è un consiglio che vi posso dare, frutto dell'esperienza. Ok, adesso vi devo togliere questo, anche perché mi si stanno appannando anche gli occhiali dal caldo, sono subito scaldati. Wow. Allora qua devo andare dove c'è un po' più di neve, perché altrimenti rischiamo di fare un capitombolo e non è bello. Wow. Allora ragazzi, io chiuderei il video qua con questo panorama mozzafiato, ecco il lago che si vede bene. Grazie per aver visto anche questo video fino a qua. Se vi è piaciuto, un bel pollicione in su, condividetelo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, mi aiuta tantissimo, mi dà la carica e a voi non costa niente. Alla prossima, ciao.